Prima uno scricchiolio e poi il distacco e la caduta di enormi iceberg nell'acqua. Questa è in assoluto una dimostrazione costante della potenza della natura. Amici, benvenuti in questo nuovo capitolo del nostro viaggio in van. Con grande emozione patagonica possiamo dirvi che siamo arrivati nella migliore giornata possibile per ammirare e raccontare lo spettacolo argentino del ghiacciaio Perito Moreno. Tutti i ghiacciai si muovono, ma pochi ti danno la possibilità di vederlo comodamente seduto fuori dal tuo camper. Nei giorni precedenti abbiamo avuto una prima dose, a tratti anche estrema, della catena andina che custodisce gelosamente il ghiacciaio più grande del mondo, il Campo de Hielo Sud. Dopo tanti giorni di attesa, il Monte Fitzroy si è fatto vedere davanti ai nostri occhi insieme a un panorama unico, e il giorno dopo l'esperienza ventosa alla laguna ai piedi del Cerro Torre mi ha ricordato che qui si sono avventurati i migliori alpinisti italiani che hanno fatto la storia per la conquista di queste vette. Se ami la montagna e vuoi che ti rimanga un'esperienza indelebile, la Patagonia fa il caso tuo. Unico posto al mondo dove il vento e le emozioni non danno tregua. Lasciato il pueblo di El Chaltén, abbiamo fatto i rifornimenti necessari e ci siamo spostati a El Calafate, una cittadina diventata famosa appunto per quello che stiamo andando a vedere. Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video del nostro viaggio in van in Patagonia. Ormai siamo quasi arrivati alla destinazione finale, che è la Tierra del Fuego. Nella tappa di oggi infatti andremo a visitare il ghiacciaio del Perito Moreno, che è uno dei ghiacciai che compongono la terza riserva mondiale d'acqua dolce del nostro pianeta e che sfida i cambiamenti climatici, perché pare essere l'unico ghiacciaio che non ha subito riduzioni negli ultimi anni. Il motivo è dovuto al fatto che il clima qui è davvero pazzo, lo vedrete, ve ne abbiamo un po' parlato. Può nevicare tranquillamente d'estate anche se ci troviamo alla latitudine corrispondente della Germania, e c'è un vento pazzesco che trasporta quindi delle perturbazioni dall'Antartide, e per questo motivo la neve qui non manca mai, e nonostante siamo in piena estate, su quelle montagne che sono alte 1000 metri c'è praticamente la neve, e ha nevicato la settimana scorsa. Adesso vi faccio vedere un po' dove ci siamo fermati. Ci troviamo a 40 km da El Calafate, che è la base, diciamo, del turismo qui nella Patagonia argentina. Ci siamo fermati letteralmente sotto un ponte, quasi. Qui c'è il nostro van e qui c'è questo bellissimo corso d'acqua che ci ha fatto compagnia un po' questa notte. E per la prima volta dopo tanto tempo oggi non c'è vento e ci possiamo godere la giornata, che è perfetta per andare a vedere il Perito Moreno. Veramente un bellissimo posto per la notte. Siamo appena fuori dal parco nazionale, tra un po' andremo a fare il biglietto. E ieri pomeriggio, quando siamo arrivati qui, la strada, oltre ad essere pazzesca perché costeggiava il lago Argentino, che è il lago più grande dell'Argentina, ci ha regalato, pensate, la possibilità di vedere una puzzola, cosa che non avevo mai visto. Ah, se non è una puzzola scriveteci nei commenti che cos'è, perché a noi sembrava proprio quella, e ci ha attraversato la strada. Siamo arrivati all'entrata del parco del Perito Moreno. Adesso andremo a fare il biglietto, che costa più o meno 15 euro. Sono le 8, quindi è aperto da poco e siamo quasi i primi. C'è una giornata spettacolare, quindi ne approfitteremo alla grande.
Siamo arrivati nel punto più vicino al ghiacciaio. Qui c'è una passerella dove si può vedere il Perito Moreno, che è questo qua. Sebbene ci siano tantissimi ghiacciai di questo tipo, li abbiamo visti in Alaska, li abbiamo visti in Canada, questo, a parte il Salmon Glacier che purtroppo non siamo riusciti a vedere in Alaska perché c'era brutto tempo, qui praticamente la strada arriva sotto al ghiacciaio e quindi si ha una visuale unica sull'intero ghiacciaio. E poi questo è molto particolare e adesso vi spiego perché. La cosa spettacolare è che già nel tragitto si sentono i rumori degli iceberg che si staccano, questi enormi blocchi di ghiaccio che sono proprio qua sotto. Il punto di vista per ammirare il ghiacciaio è perfetto. C'è molto silenzio oggi perché non c'è vento e già durante la nostra discesa sentiamo che si stacca qualcosa. Si è appena staccato un iceberg da più di 20 metri di altezza, scatenando un'onda di qualche metro nelle immediate vicinanze. Oggi staremo tutto il giorno a guardare il ghiacciaio, però non siamo ancora riusciti a vedere con la camera quando si staccano i pezzi di ghiaccio. Siamo arrivati e si sono staccati 2 o 3 pezzi, poi Carlo è stato 2 o 3 ore con la camera pronta e basta, è rimasto fermo. Comunque abbiamo saputo che negli ultimi 2 anni il ghiacciaio è arretrato di molto più di quello che è successo negli ultimi 40 anni, quindi questo vuol dire che purtroppo non sta andando benissimo. Infatti, se si nota bene sui lati, dove si vede proprio il confine tra gli alberi e la roccia, lì prima c'era il ghiacciaio e succede di lì e anche di lì, quindi il ghiacciaio era più ampio, diciamo. Il Perito Moreno è uno dei 48 ghiacciai alimentati dall'enorme distesa di ghiaccio del Campo de Hielo, che si trova tra Cile e Argentina. Al tempo stesso, negli ultimi decenni, è diventato il posto più visitato dell'Argentina. In mattinata arrivano centinaia di persone e non è difficile assistere al simpatico totoghiaccio, dove si prevede quale sarà il primo blocco a staccarsi. Y esas son las próximas, cae todas. Sì. Anche qui, come nel Salar de Uyuni, c'è un set fotografico per le persone che vogliono farsi delle foto e c'è addirittura la bandiera e la Coppa del Mondo. Per chi non lo sapesse, la Coppa del Mondo è qua, In normali condizioni di vento si può ammirare lo spettacolo da queste vetrate e il bello di essere arrivati qui con il proprio camper è di non dipendere dai tour organizzati e di sfruttare tutta la giornata come si vuole. Facciamo una piccola pausa pranzo in van. Il bello di avere un van colore verde è che quando fa freddo fuori e c'è il sole, il van è caldo. E da qui anche il nostro Nirvan può avere la vista sul ghiacciaio, è praticamente dietro di noi. Oggi facciamo pasta e patate, adesso aggiungiamo il formaggio. Questo è un mix argentino ai 4 formaggi.
E mentre cammino mi chiedo quando mi ricapiterà di parcheggiare casa in un posto così. Ovviamente abbiamo pranzato con questa vista ed è la prima volta che pranzavamo fuori nel sud della Patagonia argentina. È davvero pazzesco perché il ghiacciaio si sente scricchiolare, cioè fa rumore, è vivo. Questa è praticamente la zona di rottura principale che si divide in due flussi di ghiaccio che scendono dai campi di ghielo, che letteralmente si traduce campi di ghiaccio, e ha una pressione incredibile. Lì in fondo, ecco, sta chiedendo qualcosa. Lì in fondo c'è il confine con il Cile. La cima che si vede in fondo è alta ben 3000 metri. Io invece sono a una quota di soli 200 metri, quindi c'è proprio l'impatto visivo che è veramente forte. Cioè, mi ricordo il vulcano in Guatemala che è stato veramente incredibile. E una delle cose più belle è sentire la natura proprio che si muove. Lì in quel punto si sono appena staccati dei blocchi di ghiaccio. Ecco, guarda, sera si sta staccando. Lì. Uff. È incredibile ammirare l'impatto degli iceberg sul lago. La forte pressione che spinge il ghiacciaio verso il basso e il fatto che sotto il ghiacciaio ci sia dell'acqua rende instabile la parte terminale che lentamente si fessura e si infrange in acqua. Il ghiacciaio si muove di 2 metri al giorno e 700 metri l'anno. A volte il ghiacciaio si avvicina in questa direzione dove ci sono quelle rocce lì erose e chiude il flusso tra questa parte del lago e quella parte del lago. Infatti i colori, se vedete, sono differenti. Qui è un po' più marroncino perché ci sono più sedimenti e lì è invece proprio azzurro. Poi cosa succede? Che il livello dell'acqua sale, con il passare del tempo poi la pressione è così forte che la diga si rompe e fa un'onda che spazza via tutto. Ovviamente questo è un avvenimento rarissimo, io mi accontento di vedere i blocchi di ghiaccio che si staccano. Più grandi sono e più il rumore è forte. Prima stavamo mangiando dal van e si sono sentiti dei tonfi pazzeschi. In questa parte centrale l'altezza del ghiacciaio è di circa 70 metri, mentre nelle parti laterali arriva a 40 metri più o meno, ma verso il centro del ghiacciaio, che è più avanti, la profondità può arrivare a ben 700 metri. Comunque potrei stare giorni interi a vedere questa roba qua. Quando cade un blocco di ghiaccio fa molto End of the World. Comunque di ghiacciai come questo ce ne sono qui in zona, ma questo forse è il più grande e soprattutto c'è una posizione unica da dove vederlo, perché non bisogna prendere necessariamente la barca, ma c'è questa terrazza naturale e sono state costruite delle passerelle che permettono proprio la visuale perfetta del posto.
Siamo da 10 ore qui e io non mi sono ancora stancato. Il personale del parco viene ad avvisarci che si avvicina l'orario di chiusura e mentre gli argentini bevono del mate al tramonto, noi facciamo un aperitivo con vino e formaggio. Oggi ce la siamo goduta veramente tanto senza vento, sembra impossibile qua in Patagonia perché non avevamo mai passato una giornata senza vento e l'abbiamo conclusa guardando il ghiacciaio con un bicchiere di vino e un po' di arachidi. Abbiamo fatto un aperitivo lì, è stato bellissimo e ora andiamo verso un campeggio che domani andiamo a fare un trekking sperando di trovare un altro bel giorno come oggi. Vale la pena davvero venire in Argentina solo per osservare il Perito Moreno. Solitamente i ghiacciai si possono vedere via nave o comunque non così bene. Qui c'è praticamente una terrazza, un balcone naturale e noi siamo stati 10 ore a vedere il ghiacciaio e io non mi sono stufato, forse sera sì, l'avrei guardato ancora per altri giorni. Adesso sono le 8, siamo stati quasi gli ultimi ad uscire. Andiamo a vedere dove ci porta oggi il van. Questa volta rimarremo all'interno del parco nazionale per la notte. C'è un po' di strada sterrata da fare, ma il radiatore regge. Dopo una giornata così, non vediamo l'ora che arrivi domani.